io sono Elisa e questo è il mio canale YouTube sui viaggi. Benvenuti ad un altro viaggio di Trip with Trap. Oggi andremo alla scoperta del Parlamento di Bucarest, una delle più grandi costruzioni amministrative al mondo. Pronti? Andiamo. Eccoci, stiamo camminando lungo la recinzione posteriore del Parlamento di Bucarest. Si tratta della struttura più pesante al mondo, con una superficie di 350.000 metri quadri e anche il secondo edificio più grande per estensione dopo il Pentagono. Si trova sul lato destro del fiume Dâmbovița. La costruzione iniziò in uno dei periodi più difficili per Bucarest e la Romania intera, il comunismo. Fu infatti iniziata nel 1984 per volere dell'allora governatore Nicolae Ceausescu e al momento della sua morte, nel dicembre 1989, non era ancora finita. La sua costruzione ebbe un costo molto alto per il popolo della capitale. L'edificio sorse sul vecchio quartiere Uranus. Circa 30.000 famiglie furono costrette a lasciare le loro case. Non solo, Ceausescu fece distruggere case, ospedali, monasteri e templi. Nel 1984 a vincere l'appalto per la costruzione del Parlamento fu un giovane architetto donna di 29 anni, Anca Petrescu. Lei fu il capo architetto dell'intero progetto, ma non fu l'unica. Parteciparono più di 7 architetti e 20.000 lavoratori, mentre è stimato che più di 100.000 persone da tutto il paese furono coinvolte in un modo o nell'altro nella costruzione di questo Parlamento. Il 25 giugno 1984 ci fu la cerimonia per la posa della prima pietra. Da questo momento gli operai lavorarono continuamente, 7 giorni su 7, 24 ore al giorno, in 3 turni, fino a dicembre 1989, quando la rivoluzione rovesciò il regime di Ceausescu. In quel momento l'edificio non era ancora pronto. Era costruito per circa il 67%. I lavori si fermarono e iniziarono discussioni su cosa farci. Molti lo volevano demolire perché rappresentava un simbolo del regime dittatoriale di Ceausescu, ma sarebbe stato più costoso. Così, nel 1991, si decise di ricominciare i lavori ripartendo dagli interni. Nel 1994 la Camera dei Deputati si trasferì qui, seguita più tardi, nel 2004, dal Senato. Ospita anche 2 altri organi istituzionali, il Consiglio legislativo e la Corte Costituzionale. Questa è la prima sala ed è chiamata teatro, ma dal momento che era troppo piccolo non fu mai usato per rappresentazioni teatrali. Qualche volta è usato per i concerti, perché l'acustica è abbastanza buona. Nel mezzo della stanza c'è un grande lampadario che pesa circa 5 tonnellate, è fatto di cristallo e bronzo. Il cristallo venne preso da una piccola città della Transilvania, quindi è romeno, ma non solo il cristallo, quasi tutti i materiali con cui il Parlamento è stato costruito sono romeni. Uno degli obiettivi principali di Ceausescu era infatti l'indipendenza della Romania dagli altri stati. I 220 metri quadri di tappeto sono romeni, alcuni fatti in Cisnadie, altri in Alba Iulia, anche questa una piccola città della Transilvania, e le decorazioni del tappeto riprendono i motivi del lampadario. Questa sala oggi è dedicata a Costin Alexandru Rossetti, un famoso politico liberale che prese parte alla rivoluzione della Valacchia del 1848. Qualsiasi tipo di organizzazione può affittare una o più di queste stanze per eventi. Questa non così spesso perché è troppo grande. Ci sono 600 sedie in totale rifinite in cuoio naturale. Sono stati usati 3.400 metri di cuoio naturale per ricoprire le sedie di tutto il Parlamento. Un altro elemento caratteristico sono le colonne. Sono più piccole in fondo alla sala e più alte vicino a noi. Siamo arrivati alla Galleria della Stampa, chiamata così perché molti mass media intervistano qui i politici. In questa galleria abbiamo un'esposizione permanente. Tutti questi quadri appartengono ad artisti romeni contemporanei. Uno di questi era il pittore preferito di Ceausescu, Sabin Balascia. Qui abbiamo 3 dei suoi lavori, riconoscibili dal colore. Lui usava prevalentemente il blu. Tra i più interessanti c'è l'Apoteosi, che rappresenta la felicità del popolo romeno durante l'età d'oro, riferita all'età di Ceausescu, dal 1965 al 1989, o almeno secondo il dittatore. Un altro quadro è il Fascino. E infine l'ultimo rappresenta un messaggio di pace che si evince dalle ali della colomba. I dipinti di Sabin Balascia sono molto costosi nel mercato dell'arte.
Ora stiamo attraversando una delle parti più suggestive della costruzione, la galleria onoraria. Si tratta di una galleria lunga 150 metri quadri e divisa in tre parti da due fila di colonne. La galleria ha 34 colonne ottagonali fatte in marmo. Una piccola quantità di marmo proviene dall'Iran, il resto, circa 1 milione cubo di marmo, è romeno. Per quanto riguarda lo stile decorativo, sono ispirate allo stile romeno tradizionale, che prende il nome da un famoso governatore della Valacchia, Costantino Brancoveanu. Per questo si dice stile Brancoveanu. Alcuni specifici elementi di questo stile sono fiori e foglie nei capitelli delle colonne e simili decorazioni si possono vedere anche sul tappeto. Questa stanza prende oggi il nome di Nicolae Iorga, un altro famoso storico e politico, presidente della Camera dei Deputati e anche primo ministro tra le due guerre. Il grande tappeto non è fatto di un solo pezzo, ma di più pezzi assemblati in un secondo momento. Come stile decorativo è ispirato allo stile tedesco rinascimentale. C'è anche una storia che lega questa stanza al castello di Peles, costruito dal primo re Carlo I di origini tedesche. Quando Ceaușescu salì al potere, voleva usare il castello di Peles come residenza personale, ma gli raccontarono della potenziale presenza di batteri e germi e avendone lui la fobia, abbandonò l'idea di viverci ma volle avere uno stile decorativo simile in questa stanza. Questa stanza è dedicata allo scrittore romeno Nicolao Balcescu, che morì a Palermo, in Italia. Il grande tappeto è formato da 3 strisce e possiamo vedere un match tra i motivi decorativi del tappeto e del termoarredo. Tutti i radiatori di questa stanza sono fatti di bronzo e sono stati disegnati da artisti romeni classici. Durante gli anni '80 tutte le persone giovani, dopo aver finito l'università, dovevano lavorare per questa costruzione almeno per un anno. C'è una storia legata a questa stanza. Si dice che Ceaușescu avesse paura di essere avvelenato con l'aria condizionata, quindi il sistema di ventilazione naturale, e si trova nella parte superiore coperta dalle decorazioni. Qui siamo al piano terreno. Da qui in su ci sono 84 metri suddivisi in 12 livelli. La struttura è come un anello a cerchio. Ora ci troviamo nel punto centrale della struttura della galleria onoraria. Qui vengono accolte personalità politiche. Ceaușescu e sua moglie ricevevano qui i loro ospiti. Dal momento che sua moglie era 5 centimetri più alta di lui e il dittatore non voleva che si notasse, ordinò di costruire le scale in marmo in maniera non simmetrica, anche se a occhio nudo non si vede. Entriamo in una delle stanze al piano terreno. Quello che si nota subito è l'ampiezza e 2 pareti vuote destinati ad ospitare 2 ritratti, da una parte quello di Ceaușescu, dall'altro quello della moglie. Seguendo il culto della personalità, in ogni classe e in ogni istituzione pubblica c'era la foto del dittatore. Questa è la stanza più grande, 2240 metri quadri e più di 16 metri di altezza. Si dice che questa sala si ispirò a Versailles. La cosa più interessante della stanza è la parte centrale, dove c'è il lucernario, ovvero la finestra sul tetto da cui passa la luce naturale. Non c'è una costruzione sopra, ma solo un vetro come protezione. Si racconta che Ceaușescu lo fece costruire in questo modo per atterrarci con l'elicottero. Giungiamo infine all'ultima stanza, dedicata ad Alexandru Ioan Cuza, il governatore del primo stato romeno moderno. Nel 1859 in Moldavia e Valacchia si riunirono. Nel 1918, dopo la Prima Guerra Mondiale, ci fu l'unione di tutta la Romania, precedentemente divisa in più territori, e lui fu il governatore di questo primo stato moderno. Originariamente questa sala avrebbe dovuto essersi chiamata Romania ed era destinata a finalità diplomatiche, come la firma dei trattati internazionali. Infatti c'è un bel tappeto rosa e il rosa è considerato come il colore neutrale della diplomazia. Dovuto a questa destinazione originaria, in fondo c'era un piccolo palco destinato all'orchestra. Si supponeva che queste cerimonie dovevano essere accompagnate dagli inni dei paesi firmatari, ma in realtà fu usata per la prima volta nel 1994, dopo la caduta del comunismo, per il concerto di apertura del festival musicale Gheorghe Enescu. La sala è decorata in maniera eclettica, ci sono bellissime colonne di marmo con capitelli corinzi. Questa è l'unica stanza in cui non ci sono lampadari, ma anche l'unica in cui è presente un balcone. Dal balcone si vedono Constitution Square e Boulevard Unirii, prima chiamata Victoria Social Boulevard, e doveva competere con gli Champs-Élysées. Lungo la via ci sono 42 fontane
e questo perché quella più grande doveva essere dedicata a Bucarest e le altre 41 alle contee amministrative della Romania. Tutte queste strutture hanno uno stile similare, erano infatti parte dello stesso progetto. L'intento di Ceausescu era quello di usare il balcone per i discorsi, per guardare le parate militari, ma non riuscì nel suo intento perché quando morì nel 1989 la stanza non era ancora pronta e l'ultimo discorso lo tenne in quella che oggi è conosciuta come Piazza della Rivoluzione. Siamo giunti al termine del nostro viaggio alla scoperta del Parlamento di Bucarest, in Romania. Grazie e al prossimo viaggio!